Ciao a tutti, amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami cancro, tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di dicembre 2022. Ok. Abbiamo la carta del sole, amici del cancro, periodo di crescita, prosperità e fortemente dedicato alle relazioni sociali, alle amicizie, al divertimento mi verrebbe anche da dire. Quando c'è la carta del sole si è in un momento di forte espansione personale. Per qualcuno potrebbe anche trattarsi però del bambino interiore. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si parla nello specifico. Io intanto vi ricordo che le letture sono comunque generali, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un altro video che spiega come unire il significato di più oroscopi e trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Allora, iniziamo con un 6 di spade e un cavaliere di coppe. Allora, 6 di spade mi dice che c'è stato un allontanamento da una situazione, da una persona, da una relazione, insomma, o anche semplicemente da un modo di pensare, ok? Per qualcuno può essere che si tratti di un viaggio, diciamo, di tipo fisico, quindi di uno spostamento. Abbiamo questo cavaliere di coppe, può fortemente essere una persona intorno a voi che o avete appena conosciuto o che magari conoscete già da un po', ma sento che comunque è un'offerta, una persona che viene a farvi una proposta. Normalmente quando c'è il cavaliere di coppe è una proposta di tipo serio, è una proposta romantica di tipo stabile e duraturo. Il punto è che con la carta dell'eremita ho come l'impressione che voi non abbiate tutta questa voglia di compromettervi, di andare incontro a questa persona, mi viene da dire. L'eremita è una carta piuttosto indipendente, esprime un'energia solitaria di una persona che ce la fa con le proprie gambe. Abbiamo anche poi un re di spade, wow, un 4 di bastoni. Poi abbiamo un fante di spade e la carta della temperanza alla fine, niente male. Il re di spade mi dice che in qualche modo c'è qualche rigidità da parte vostra, o potrebbe anche essere una persona che in qualche modo vi mette il bastone fra le ruote, magari è proprio la persona dalla quale vi siete allontanate o allontanati, però guardate, con il 4 di bastoni e la carta della temperanza si arriva verso quello che è l'equilibrio, la stabilità. Per qualcuno è la convivenza, ragazzi. Il 4 di bastoni fa anche riferimento a dei contratti, quindi è un 4, si può anche parlare di una casa per certi versi. Sta di fatto che si va verso quello che è un miglioramento, un maggior equilibrio psico-emotivo. Il fante di spade vi invita a trovare nuove idee, a trovare nuove forme per affrontare questo tipo di nuova realtà verso la quale andate. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta ancora più nel dettaglio. Intanto, per chi non lo sapesse, vi comunico che sono aperte le iscrizioni per il corso di tarocchi che inizierà a fine gennaio del 2023. Se vi interessa, non so, sapere il programma piuttosto che le modalità di svolgimento, trovate il link ad un video sempre qui sotto nella descrizione. Bene, andiamo a vedere questo 6 di spade. Wow, abbiamo la temperanza e la regina di spade. Allora, siccome il 6 di spade normalmente fa riferimento a problemi o questioni legate all'infanzia e alla madre, qui abbiamo anche una regina di bastoni, quindi per qualcuno risuona fortemente così. È come se fino a questo momento ci fosse stata una sorta di pazienza inerente a questa persona. Andiamo a vedere il principe di coppe. Fante di denari e la luna al contrario.
Datemi un'altra carta per la luna. Ok, io credo che qui qualcuno abbia o nostalgia, perché la luna parla anche di nostalgia, oppure paura di iniziare qualche cosa di nuovo. È per quello che ci si aggrappa un pochettino a questa situazione di eremita. Ci sarebbe la voglia di fare qualche cosa di nuovo, oppure arriva quello che è l'offerta per andare avanti, per fare qualche cosa di nuovo. Abbiamo anche la carta del matto che parla appunto di nuove avventure, di aver fiducia nel buttarsi. Ha molto la stessa energia del sole a livello di genuinità, di purezza d'animo. Guardate ragazzi, se è una persona quella che entra, se magari la conoscerete prossimamente o se è già una persona che voi conoscete e nel momento in cui vi staccate da certi modi di pensare, questa persona decide di farsi avanti, sento che potenzialmente potrebbe essere una persona pulita. Andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo la regina di spade al contrario e il 5 di spade. Sì, c'è bisogno di fare un lavoro interno per detossificare la mente da tutte quelle credenze limitanti ehm, che fondamentalmente vi creano confusione mentale, lotte interne. Di nuovo c'è una figura femminile. Credo che qui si tratti di staccarsi da un certo tipo di moralità. Andiamo avanti, vediamo il re di spade. Abbiamo un 8 di pentacoli al contrario e un asso di spade. C'è qualcosa qui a livello di quotidianità che bisognerebbe cambiare o ridirigere, mi verrebbe da dire. E per qualcuno vi dico che è una questione economica, quello che vi impedisce in un certo senso di sentirvi liberi da questi condizionamenti, da questa confusione mentale. Può essere una questione economica o legata comunque al lavoro, perché l'otto di pentacoli richiama molto il lavoro. Andiamo a vedere il 4 di bastoni però, che sono curiosa. Mm. Allora, il 9 di bastoni parla di un'energia che è sulla difensiva e ho la sensazione perché se ci fosse, se ci sarà o comunque inerente a quest'unione, a questo accordo, questo contratto, questa casa, questa convivenza, insomma, che è nell'aria, che è nella lettura, sia un po' sulla difensiva perché questo porterebbe a non essere più indipendenti. Siete molto in lotta con voi stessi, devo dire, per quello che c'è questa confusione mentale. Se iniziare un qualche cosa, secondo me, qualche tipo di accordo nuovo, che comunque vi porterebbe a essere meno indipendenti, oppure no. Andiamo a vedere questo fante di spade. Abbiamo un 8 di spade e un 7 di coppe. Guardate, l'invito delle carte è quello di controllare ogni minimo dettaglio, perché qui siete in una fase dove non vedete, avete la benda sugli occhi, vi sentite legati, vi sentite condizionati, probabilmente qualcuno ha anche dei sensi di colpa, ci sono dei pensieri un po' negativi che vi tirano giù. E con il 7 di coppe anche bisogna valutare bene quali sono effettivamente delle possibilità reali e quali invece sono delle illusioni. Quindi mi parlano di conti, di libri contabili, piuttosto che di catasto. Magari per qualcuno risuona. Andiamo a vedere la temperanza, perché comunque c'è l'equilibrio a fine lettura, eh? Oh, ecco, l'ho appena detto. Re di spade al contrario, qui abbiamo la regina di spade e il diavolo. Sì, in realtà questo fante di spade vi suggerisce proprio di guardare dov'è la manipolazione, dov'è la confusione mentale, dov'è il controllo qua.
quando c'è il re di spade al contrario con il diavolo, fortemente si tratta di manipolazione da parte di qualcuno o da parte del vostro ego nei confronti di voi stessi. Perché dico così? Perché l'ego molte volte è una trappola, cioè in realtà dovrebbe essere un'arma difensiva, no? Per noi che ci protegge, però molte volte ci intrappola in delle dinamiche un po' tossiche. Quindi qui c'è da riequilibrare lo stato psico-emotivo, appunto. Ehm, Stavo guardando, avete la regina di due regine e un re. Sì, però veramente ho la forte sensazione che qui ci sia da fare anche un lavoro per quello che riguarda il bambino interiore o, vi dirò meglio, quello che per voi, cioè dove voi vi sentite protetti, quello che per voi è protezione, dove vi sentite al sicuro o con chi vi sentite al sicuro, perché comunque il Re di Spade è uscito due volte. Probabilmente è una figura che in qualche modo crea troppa rigidità per voi. Fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere per i single cosa riesco a dirvi di più. Eremita nuovamente, regina di denari e 4 di spade al contrario. Ehm, Qui ragazzi ho la sensazione che siate un attimino, come vi posso dire, presi, un po' troppo, tra virgolette, distratti da quello che potrebbero essere le questioni quotidiane, le questioni della vita di tutti i giorni per focalizzarvi sul vostro lavoro interno, perché l'eremita è al contrario. E difatti anche il 4 di spade, che è una carta di autoguarigione, è al contrario. Diciamo che sarà un periodo preso dalle questioni pratiche. Potrebbe entrare una persona, potrebbe esserci questo nuovo inizio, ma vi ripeto, siete talmente probabilmente immersi in questioni personali, ehm, anche proprio solo a livello mentale, che ecco, qua il 4 di spade è girato al contrario. C'è ancora da elaborare questo tipo di condizionamento, questo tipo di vincolo, di schiavitù, di questione, diciamo, costrittiva. Ecco, che può essere una condizione mentale, una condizione emotiva. Beh, normalmente quando c'è il diavolo la condizione è mentale, perché il diavolo parla proprio di potere mentale. Va bene, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione. Che cosa riesco a dirvi di più? Ok. Wow, sono le stesse tre carte che sono uscite ad un altro segno, esattamente così come sono. Io vi do la lettura, però poi ve ne estraggo altre tre. Interessante. Ehm, Solo che lì il 7 di spade era al contrario. Allora, ragazzi, la lettura così com'è, di nuovo, è il controllare quello che potrebbero essere le proiezioni, le illusioni, anche le bugie, perché comunque qui c'è il diavolo, c'è il re, al contrario, che è una manipolazione mentale, qualcuno che cerca di confondervi a livello mentale per ottenere quello che vuole, fondamentalmente. E può riguardare una casa, può riguardare quello che è il mantenimento di una casa. Adesso andiamo a vederne altre tre. 6 di coppa al contrario, la sacerdotessa e gli amanti al contrario. Guardate, ve le metto qua di fianco. Facciamo così. Sì, c'è qualche cosa che non è in equilibrio qui, ragazzi, fortemente riferito all'infanzia e al bambino interiore. È come se qua ci fosse un condizionamento mentale dal quale state cercando di allontanarvi,
ma fate fatica a concentrarvi su voi stessi perché ci sono dei disequilibri in questo momento, ci sono delle paure, c'era anche la luna qui e probabilmente qualcuno o non ha un lavoro o non è indipendente economicamente per fare questo passo, ok? Però qui la sacerdotessa vi dice di affidarvi al vostro intuito. È una carta di forte canalizzazione e attraverso la canalizzazione e i momenti di ascolto arrivano le idee, arrivano le informazioni. Però ecco qui ragazzi c'è da lavorare sull'amor proprio, eh. Giustamente c'è anche la carta del diavolo e qui la carta degli amanti è al contrario, quindi avete bisogno di lavorare sul vostro amor proprio. Giustamente il 9 di bastoni parla di mettere i paletti. È come se aveste bisogno di creare la vostra zona di confine, la vostra zona di comfort. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Vediamo come conclude la stesa. Wow. Allora, la carta è una carta numero 10, Arcangelo Raziel, e parla, guardate, ve lo metto qua vicino all'eremita, parla di saggezza, di ispirazione e di registri akashici. È anche un po' l'energia della sacerdotessa, colei che sa, e l'eremita vi invita proprio a fare questo lavoro di ricerca interna, di ricerca interiore. È come un po' il connettervi con voi stessi. Quando si è tanto nella confusione, me la metto qua, nella confusione mentale, quello che... Allora, innanzitutto, quando l'energia è tanto in alto, è sano fare cose con il corpo per portare l'energia in basso, per creare questo equilibrio di cui parla la temperanza, no? E in questo caso sarebbe utile spegnere la parte alta, quindi la parte del cervello, e attivare la parte del cuore. Quindi iniziare a percepire, a usare l'intuizione, iniziare a percepire quelle che sono le proprie emozioni, il proprio sentire, più che il è giusto o sbagliato, che è un giudizio elaborato dalla mente. Ragazzi, spero che la lettura vi sia stata utile. Io fatemi sapere nei commenti. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete supportare il canale potete mettere like, potete iscrivervi, potete condividere, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Ci tengo anche a farvi tanti 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 auguri di un buon Natale. Spero che possiate trascorrerlo in abbondanza, felicità in compagnia dei vostri cari, in armonia, con gioia. E niente, vi mando un grossissimo abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!